Ben ritrovati nel canale, oggi vediamo come realizzare le friselle, una sorta di pane biscottato a forma di tarallo tipico della Puglia e a prima vista sembrerebbero qualcosa dal gusto molto semplice, ma il mix dall'olio d'oliva a quello buono, i pomodorini, il sale, l'origano, oppure quello poi con la variante con la stracciatella, l'acciuga e il tonno, ci regaleranno un sapore indescrivibile. E possiamo farli a casa? Sì, vediamo come, ma prima... Sigla! 300 g di farina zero, 200 g di semola rimacinata, 8 g di lievito di birra, 300 g d'acqua, 8 g di sale e i pomodorini, olio, poi origano e basilico quanto servirà. Quindi adesso misceliamo bene bene la farina con la semola e andiamo a creare il nostro lievitino mettendo 100 g di farina miscelata con 100 g di acqua e uniamo il lievito. E adesso andiamo a mescolare bene bene, otterremo un composto molto molliccio. Questo è una sorta di pre-impasto, quello che viene chiamato comunemente lievitino. E quindi facciamo sì che la farina venga tutta assorbita. Adesso copriamo con pellicola e lasciamo lievitare per circa un'oretta e mezza. Dopo un'oretta versiamo l'acqua in un contenitore, quella rimanente, e adesso iniziamo a versarci dentro la farina che è rimasta, quindi 3-4 mestoli. Iniziamo a mescolare, facciamo sì che la farina venga sempre assorbita e adesso uniamo il nostro lievitino, lo versiamo tutto all'interno, aiutiamoci con un leccapentole se lo abbiamo e adesso continuiamo a miscelare. Aggiungiamo un po' alla volta la farina e quindi sempre con la spatolina continuiamo a miscelare per far sì che la farina venga man mano assorbita. Ora aggiungiamo il sale e adesso con la spatolina dal basso verso l'alto facciamo sì appunto di inglobare tutta la farina. Adesso anche con le mani mi aiuto dal basso verso l'alto, prendo l'impasto, lo porto verso il centro e quindi continuo un po' alla volta a versare la farina rimanente. Ora passo sul piano di lavoro, verso l'ultima farina rimasta e inizio proprio a impastare a mano. Mi aiuto con i palmi e faccio sì che il mio impasto, poco alla volta, inglobi la farina. Ci vorrà un pochettino di pazienza, ma è un qualcosa di molto semplice. Ok, ci siamo quasi. Ora faccio un paio di pieghe per dare forza all'impasto, chiudo l'impasto, creo la mia pallina e copro l'impasto per 10 minuti. Dopo 10 minuti continuo un attimo a impastare. Ok, il riposo ha conferito una forza maggiore all'impasto e quindi adesso diventa molto più liscio. Chiudo sempre con una leggera pirlatura il mio impasto ed ecco qui la mia bella pallina di impasto in un contenitore leggermente oliato, non troppo oliato, quindi vado solamente così
con un tovagliolo di carta a sporcarlo, metto l'impasto, copro con pellicola e sarà qui a lievitare per un'ora, un'ora e mezza. Dopo un'ora e mezza, ecco qui l'impasto che è bello cresciuto. E ora vado a suddividerlo in porzioni di circa 70-80 grammi. Noi qui stiamo facendo delle friselline in realtà, quindi se volessimo delle friselle più grandi dovremo semplicemente utilizzare un peso più grande. Quindi sto pesando più o meno 70 grammi, faccio le mie palline, con la spatola mi aiuto nel tagliarle e quindi faccio delle mini pieghe su se stessi in modo tale da creare una pallina. E quindi eccole qui, mano a mano. Grammo più, grammo meno ovviamente non farà nessuna differenza. A me sono venute 10 palline. Ora con le dita vado a creare un buco al centro, proprio una sorta di tarallo. Mi aiuto all'inizio con il dito e poi allargo leggermente senza strapparlo e vado a posizionare sulla carta forno. Eccole qua, uno alla volta, le vado a creare e le copro con un panno umido per circa un'ora. Dopo un'ora allargo leggermente il buco al centro della frisella perché nel frattempo si saranno gonfiate e quindi vado ad evidenziarlo maggiormente e adesso inforniamo a 200 gradi per 10-15 minuti. Dopo 15 minuti le tiro fuori dal forno e adesso vado a tagliarle in due per darle proprio la tipica forma della frisella. E quindi ora vado sempre a riposizionarle sulla teglia, le taglio a metà. Questa precottura fa sì proprio che si riesca a tagliarle facilmente. Ok, le riposiziono, eccole qua, pronte per essere rinfornate. E ora di nuovo nel forno per una mezz'oretta a 170-180 gradi. Guardate un po' che spettacolo, belle dure, croccanti dopo la nostra mezz'ora. E ora passiamo alla farcitura. Quindi taglio in 2 o in 4 i pomodorini. Ok, li metto in un contenitore e adesso un giro d'olio, un po' di sale, origano, ci metto anche cispezzetto degli alici all'interno e mescolo con una forchetta. Quindi un condimento molto semplice. E ora la parte più gustosa, posiziono le mie friselline, le bagno con un po' di acqua, adesso un giro d'olio e posiziono sopra i pomodori tagliati in precedenza, una foglia di basilico e sull'altra frisella invece ci vado a mettere i pomodori confit che abbiamo visto in una ricetta precedente e vi lascio il link qui sopra. Danno un sapore ancora più particolare e sfizioso. Ecco qui le nostre friselline pronte per essere gustate. Un viaggio all'interno della Puglia e io vi consiglio di provarle se non l'avete mai fatto. Grazie per aver seguito questa ricetta fino alla fine e vi invito alla prossima. Ciao!